Il viaggio che vi racconto oggi ha a che fare con zaini e con scarponi e con un treno che dal centro di Londra in 12 lunghe ore mi ha portato a Fort William, in Scozia, un paesino di meno di 10.000 abitanti non lontano dal lago di Loch Ness. Il primo protagonista che vi presento è Guglielmo, che mi ha accompagnato alla scoperta di questo nuovo angolo di mondo. Come forse avrete intuito, non siamo qui per rilassarci in una calda spiaggia tropicale, ma per scalare il Ben Nevis, la montagna più alta di tutta la Gran Bretagna. Prima di arrivare in cima, lasciatemi però raccontare com'è andata. Guglielmo, che è padre di 2 splendidi bambini, è riuscito ad ottenere dalla moglie un weekend senza figli. E così, per rilassarsi dalle incombenze quotidiane, mi ha proposto di salire la montagna più alta di tutta l'Inghilterra. Per essere sinceri, questa montagna, per noi alpinisti delle Dolomiti, non è affatto alta. 1300 metri fanno sì che ogni scozzese si possa trovare in cima all'Inghilterra. Tuttavia abbiamo deciso di accettare questa avventura per provare a cimentarci in un hiking diverso da quelli a cui siamo di solito abituati, diverso sicuramente per il paesaggio e per le condizioni meteo. In Scozia, infatti, soprattutto quando si sale un po' sopra il livello del mare, è spesso frequente il vento, un vento che può diventare anche molto forte e quindi rendere molto difficile la salita. Avviciniamo sempre di più all'imbocco della cima, la roccia cambia colore, sta diventando molto scura, molto nera e noi siamo carichi e pronti. Un elemento interessante di questa escursione è stata la presenza costante di 2 guide escursionistiche esperte che ci hanno accompagnato lungo tutto il tragitto, insegnandoci un sacco di cose utili per affrontare con successo la montagna in inverno. In queste immagini la guida ci sta spiegando come utilizzare correttamente la piccozza, riconoscendone le varie parti e il loro utilizzo e soprattutto insegnandoci come manovrarla correttamente mentre facciamo delle manovre lungo un pendio, altrimenti dovremo dire ciao ciao alla montagna perché probabilmente staremo rotolando giù. Dopo aver raggiunto un'altitudine di circa 700 metri è giunto finalmente il momento di mettere ai piedi i ramponi. Anche in questo caso le guide ci danno dei consigli e ci insegnano delle tecniche che faranno poi la differenza tra un rampone ben allacciato al proprio scarpone o un rampone che dopo pochi metri comincerà a slegarsi. A questo punto cominceremo a fare una delle cose che più attendevamo in questa escursione: giocare sulla neve. Ehi, hai visto che mossa? Questa, che può sembrare un gioco da ragazzi, è invece una delle tecniche per salvarsi la vita. In queste immagini vi stiamo mostrando come le guide ci stavano insegnando ad usare correttamente la piccozza, che in questi casi diventa il nostro miglior alleato per non ruzzolare giù fino a valle. Stiamo sperimentando diversi tipi di cadute, a testa in giù, a testa in su, a pancia in su, questa è particolarmente difficile, in modo da simulare tutta una serie di cadute che possono avvenire mentre si scala una montagna in inverno.
Poco prima di incamminarci verso l'ultimo tratto di questa salita, le guide ci insegnano questo particolare tipo di ascesa verso la cima, particolarmente indicato quando il versante risulta innevato o ancor peggio ghiacciato. I ramponi servono a incastrarsi all'interno del pendio e a darti la spinta per salire. Con la picozza sei in grado di muoverti verso l'alto e di aiutarti a salire passo dopo passo anche i versanti più difficili. Ho iniziato questa storia facendo un accenno alle nostre Dolomiti, quasi ad alludere che questa è una montagna facile, ma è in questi momenti che ho ripensato che non esiste una montagna facile ed una montagna difficile. Esiste la montagna e le persone che la esplorano, che possono essere preparate o non preparate, e talvolta anche la preparazione non è sufficiente ad affrontare le salite. Quel che più conta è essere prudenti e riconoscere i momenti in cui è opportuno andare avanti da quelli in cui è importante fare marcia indietro. Metro dopo metro ci siamo avvicinati all'ultima sommità del Ben Nevis. Siamo sul pianoro più alto, le temperature si sono abbassate drasticamente e il vento è aumentato. Tutto attorno a noi è bianco. È bianca la neve davanti al nostro sentiero ed è bianco il cielo. Avvolti da una nebbia procediamo verso l'ultimo tratto. Eccoci a 1345 metri di altitudine. Siamo sulla sommità del Ben Nevis, conosciuto come la montagna alla cui cima è nelle nuvole, o ancor più diffusamente come la montagna del paradiso. Ed eccomi qua, a condividere la cima con un team di persone provenienti dalla Germania, dal Sudafrica, dall'Inghilterra e dall'Irlanda. Davanti a noi la cima, caratterizzata da questo monumento in ricordo dei caduti della Seconda Guerra Mondiale. Poco distante, questo rifugio di sopravvivenza che si configura a tutti gli effetti come l'edificio più alto di tutta la Gran Bretagna. Un veloce break per recuperare un po' di energie, ci rimettiamo in cammino e pronti per rimettere la testa sotto le nuvole ed ammirare la Scozia dall'alto. Ci dicevamo che non esiste una montagna facile ed una montagna difficile, esiste la montagna
Sì, proprio lei, che quando la sali ti fa vedere le cose dall'alto e dall'alto assumono tutto un altro significato, anche se sono strette tra la morsa di un tempo brutto, tra nuvole che non ti fanno vedere il cielo. Spesso è solo salendo che puoi capire come stanno davvero le cose. Ed una volta capite, è importante ritornare a valle. Escursione terminata, alle mie spalle le montagne che abbiamo attraversato lungo tutta questa splendida giornata. È stata davvero una bella esperienza alla scoperta del Ben Nevis e delle caratteristiche di un paesaggio davvero diverso rispetto a quello a cui ero abituato quando vado in montagna. Ora non ci resta che festeggiare con tutto il team in uno dei pub scozzesi qui vicino. Una buona birra ce la siamo meritati prima di rimetterci verso la strada di casa. E questo è Guglielmo, che si prepara a tornare dai suoi bimbi e che mi ha accompagnato in questa nuova avventura attorno al mondo.